Tra poche settimane sarà Natale. Che vogliate scrivere ai vostri parenti in Italia, chiamarli o se siete semplicemente curiosi di sapere quali siano le parole italiane legate al Natale, continuate a guardare questo video. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Se state imparando l'italiano, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video settimanali. Nel video di oggi voglio parlarvi di tutti i termini italiani legati alle feste di questo periodo dell'anno. Alcune parole saranno la traduzione di termini che si usano in tutto il mondo, mentre altre saranno riferite a tradizioni o elementi del Natale presenti solo in Italia. Quindi seguite il video fino alla fine. Cominciamo subito dagli auguri. Come si fanno gli auguri di Natale in italiano? Intanto partiamo dal termine che ho già usato, auguri, che significa wishes e può essere usato da solo o in combinazione con altre parole. Vediamo alcuni esempi. Auguri. Auguri di buon Natale. Ti auguro un buon Natale. Buon Natale. Buone feste. L'ultima frase, buone feste, è la più neutra e può essere usata durante tutto il periodo di fine anno. E a proposito di fine anno, dopo il Natale arriva subito Capodanno. Intanto bisogna notare che il termine Capodanno, che arriva dalle parole capo d'anno, ovvero inizio dell'anno, tecnicamente si riferisce al 1° gennaio. La sera del 31 dicembre, invece, andrebbe chiamata Notte di San Silvestro. Però molto spesso gli italiani si riferiscono alla festa della fine dell'anno come alla festa di Capodanno. Cosa fai a Capodanno? Buon anno. Felice anno nuovo. Auguri per un felice 2021. Come in tutto il mondo, anche in Italia si cominciano a vedere addobbi e luci di Natale già da metà novembre. Però, tradizionalmente, la data in cui gli italiani cominciano ad addobbare la loro casa è l'8 di dicembre. L'8 di dicembre, infatti, è la festa dell'Immacolata Concezione. Chi è religioso usa quel giorno per preparare il presepe, ma tutti quanti addobbano l'albero di Natale. Ma oltre all'8 dicembre, come si chiamano le altre date importanti di questo periodo? Vediamolo insieme. Il 24 dicembre è la vigilia di Natale. Il 25 dicembre è il giorno di Natale. Il 26 dicembre è il giorno di Santo Stefano. Il 30 dicembre è San Silvestro. Il 1° gennaio è Capodanno. Il 6 gennaio è l'Epifania. In Italia l'Epifania è conosciuta anche come giorno della Befana. Se siete curiosi di sapere perché una vecchia strega faccia parte delle tradizioni di Natale italiane, cliccate sulla campanella per non perdervi il video in cui ve lo spiegherò. Come abbiamo detto, l'8 dicembre si inizia ad addobbare la casa. Quindi andiamo a vedere alcuni termini legati agli addobbi natalizi. Addobbare, addobbi, luci di Natale, albero di Natale, presepe, Babbo Natale, regali, camino. Parlando di Babbo Natale, oggi è lui a portare i regali alla maggior parte dei bambini italiani. Però, secondo la tradizione religiosa italiana, i regali vengono portati da Gesù Bambino.
Negli ultimi anni sempre più famiglie hanno cominciato a far portare i regali a Babbo Natale, ma in alcune famiglie è ancora Gesù Bambino a portarli, da solo o in compagnia di Babbo Natale. Chiunque sia a portarli, in Italia i regali non vanno in una calza, ma sotto l'albero di Natale. Le tradizioni variano da nord a sud e di famiglia in famiglia, ma solitamente i regali si aprono la mattina di Natale o la sera della vigilia di Natale. Ovviamente in Italia, come per tutto quanto, una buona parte della tradizione ha a che fare con la tavola. Le famiglie italiane di solito si riuniscono per mangiare insieme almeno una volta durante le feste e spesso molto di più. Sul tavolo si trovano tantissimi piatti diversi tradizionali che cambiano a seconda della zona d'Italia. Per festeggiare si fanno molti brindisi che in Italia vengono fatti toccando i bicchieri tra loro e dicendo cin cin. I dolci natalizi più tipici sono due, il pandoro e il panettone. Durante le feste, in quasi tutte le case italiane, potete trovare almeno uno di questi due dolci. Se parlate con un italiano, molto probabilmente preferirà uno dei due rispetto all'altro. E negli ultimi anni questa competizione amichevole si sta trasformando in un vero e proprio meme. Team Panettone contro Team Pandoro. Purtroppo questo Natale non potremo fare molte delle cose che facciamo di solito, perché probabilmente ci saranno ancora molte limitazioni per colpa del virus. Però questo non ci impedisce di parlare tutti insieme di come ci piace festeggiare. Raccontatemi nei commenti una tradizione di Natale tipica della vostra famiglia o del vostro paese. Nei prossimi video leggerò le più belle. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di cliccare sul pollice in su qui sotto. E se volete migliorare ancora di più il vostro italiano, vi consiglio di cominciare dall'esposizione. In questo video vi spiego che cos'è e perché è molto utile. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!